Ciao amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoterical, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 dicembre. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo iniziare la lettura. Andiamo a vedere come andrà la vostra settimana, le vostre energie, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo l'indicazione del cane, spesso associata alla costanza, all'aiuto, alla risoluzione, anche alle amicizie e alle persone che più possono aiutarci, sostenerci e portarci in un ambiente sereno e tranquillo, quindi sia eventi e cose diciamo positive, però diciamo dall'altro lato appunto ci invita di proseguire in una certa situazione, quindi di avere fiducia e pazienza e poi magari se abbiamo bisogno di aiuto e sostegno potrebbe esserci una persona molto valida per noi. Forse abbiamo bisogno proprio di questo aiuto per andare a concludere qualcosa. La carta della falce ci indica un cambio improvviso, ci indica di prendere delle decisioni in modo abbastanza rapido, di tagliare qualcosa. Forse ecco appunto abbiamo bisogno di portare in conclusione un lavoro e quindi avere le nostre soddisfazioni o semplicemente per lasciare andare qualcosa. Può essere una settimana abbastanza impegnativa. Sì, per lavoro, certo, però alcune cose possono riguardare magari anche delle relazioni se ci sono delle tensioni e qualcosa deve essere migliorato per andare avanti. Lo dico perché essendoci sia il cane, essendoci anche la carta della dama, si deve aver cura, comprensione, accettazione, utilizzare sensibilità, quindi tutte le vostre migliori qualità per far funzionare le cose nel verso giusto. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono i segni di aria, gemelli, bilancia, acquario, abbiamo anche quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso proseguiamo con l'ambito amore. Ambito amore che ricordo può riguardare principalmente coppia single, però anche le relazioni, rapporti più importanti per voi in questo momento, anche di famiglie, di amicizie. Quindi consiglio sempre di ascoltare, di adattare a quello che state vivendo. Troviamo la stella alpina che si riferisce a, è vero, un attaccamento tenace, come possiamo vedere proprio dal significato della carta qui scritto. E diciamo che si tratta di prudenza, di attesa che in qualche modo può consolidare, migliorare il rapporto, quindi è vero di non aver fretta, è vero il fatto di magari sfruttare fiducia, rispetto reciproco o anche proprio di sostenersi a vicenda per fare determinate cose. Il fiordaliso infatti appunto va a sottolineare il fatto che c'è un rapporto positivo, costruttivo. Costruttivo mi piace molto, per me è molto interessante e molto importante perché indica possibilità di chiarimento, di fare comunque delle richieste che possono essere soddisfatte e supportate, di un rapporto sereno, di amore ricambiato,
nel miglior modo possibile, quindi una relazione costruttiva e costante. Quindi ecco perché secondo me saltano fuori comunque delle carte dove c'è bisogno di mantenere, perché una volta che si è sicuri di alcune cose effettivamente non dobbiamo crogiolarci e star fermi. Magari c'è bisogno di, non dico dimostrare, però in qualche modo essere presenti, essere costruttivi. Forse la persona amata ha bisogno di cure particolari, di attenzione. Potreste essere anche voi, ecco perché alcune carte parlano proprio di richiesta. Se avete bisogno, se avete un certo tipo di esigenza, meglio comunicarla e meglio aprirsi, perché altrimenti i sentimenti possono essere confusi, i sentimenti possono rischiare di avere qualche cedimento emotivo e quindi non va bene, avete bisogno di sostegno. Questo, come vi dicevo, proprio per le coppie o i rapporti più importanti. Per i single in realtà c'è bisogno o di capire come procede una frequentazione, una conoscenza, oppure in qualche modo magari state cercando di migliorare degli aspetti, lasciando andare delle vecchie situazioni, e direi che questo è il momento giusto, perché sia ci può essere un chiarimento con una persona del passato, o semplicemente non avete bisogno di parlarci in realtà, però arriva maggior chiarezza in voi stessi, sia perché potreste vedere delle cose, venire a conoscenza di qualcosa, e quindi ecco che le cose si fanno molto molto più chiare. E adesso procediamo con la parte del lavoro e delle finanze. Dicevo che comunque le cose si fanno molto più chiare per il proprio benessere, per abbracciare insomma un qualcosa che vi dà più tranquillità, più serenità, almeno per il momento con voi stessi. Per le cose più pratiche vi dicevo, proprio legate al lavoro, anche qui risuona un po' quell'energia che vi dicevo del sostegno e dell'aiuto. Qui troviamo un'indicazione in più, nel senso che abbiamo bisogno di senso pratico, abbiamo bisogno di persone con una certa esperienza, professionalità, bravura, anzi qui viene sottolineato il sacerdote, perché in qualche modo è una persona di fiducia e di rispetto che può aiutarci a sistemare delle cose e trovare nuove soluzioni, sostenerci, io direi sia dal punto di vista pratico, concreto, effettivo, sia se abbiamo bisogno di essere comunque sostenuti anche a livello emotivo per fare determinate cose. Quindi se vi sentite bloccati o se effettivamente ci sono delle cose che non riuscite a superare nel lavoro o in altre circostanze, sempre legate magari a investimenti, denaro, altri progetti, ecco che una persona potrebbe aiutarvi, o comunque cercare di concentrarvi sulle vostre migliori qualità, capacità, e di sfruttare la vostra sensibilità, sfruttare alcune cose che sapete che magari già hanno funzionato in passato. Questo lo dico anche per chi è in cerca di lavoro, perché effettivamente si vede una situazione che al momento è bloccata, oppure state aspettando di concludere delle cose, di fare un po' di ordine prima di ripartire nel verso giusto, o altrimenti prendervi del tempo per valutare possibili proposte che potrebbero venire da una persona. Si conclude qui la lettura. Vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!